Ciao a tutti, collegamento con la Sala Bianca del Municipio di Gorizia per la prima nomina di ambasciatore di Gorizia da parte del sindaco Rodolfo Ziberna a un cittadino goriziano che ha portato le sue eccellenze nel mondo. Il cittadino goriziano insignito per la prima volta di ambasciatore di Gorizia è David Orzan. Collegamento con il municipio. A voi. Il premio Santiago Taziano è un riconoscimento che differisce con il turismo come diverso. Cioè il premio Santiago Taziano viene dato solo al goriziano e tra virgolette a fine carriera, cioè un riconoscimento per quello che ha fatto, non per quello che potrà fare, non per le ricadute che questo conferimento potrà produrre sul territorio. Questa istituzione di questo nuovo riconoscimento invece ha uno scopo diverso. Innanzitutto nel caso di Davide deve conferito a un goriziano, però può essere conferito anche a non goriziani, perciò a persone che si sono apportate, conosciute, venute nella nostra città, si sono innamorate della nostra città e per quello che queste persone fanno, svolgono, che sia nell'impresa o altri ambiti. Grazie alle relazioni che queste hanno, sono riusciti a tessere nel corso degli anni, grazie all'attività che queste persone svolgono fuori Gorizia, per le ricadute perciò che queste relazioni potranno produrre sul territorio. Peraltro con David, prima ancora del conferimento, David è fratello, perciò è famiglia, perciò non siete i primi della famiglia Orzan, mia moglie nel nostro territorio era Cordè, mi pare. Nell'elenco delle famiglie del territorio gli Orzan appartengono come rabbizzi, capisci, no? Nella parrocchia. Ho conosciuto per tanti anni fa il babbo, grandissima persona, era un imprenditore, era un filantropo, rammento perché i bambini in America Latina, Argentina, Brasile, Honduras, rammento che mi raccontava i viaggi che faceva, risorse proprie che destinava, risorse che riusciva a raccogliere. L'ho conosciuto poi quando era anche presidente della fiera di Gorizia e tante attività che faceva sul territorio, perciò appartiene al DNA tuo questo. Non per togliere dei meriti, nel senso che comunque sono radici, parlavo prima di radici, questa appartiene perciò al tessuto di una famiglia. Ma se questo è il percorso, quello che interessa a noi è quello che hai fatto. Tu sei da più di 10 anni ormai a Shanghai, peraltro, una piccola curiosità, tu hai acquistato la Villa di Scarana. E rammento che tanti anni fa sono venuto all'inaugurazione della villa, conoscevo perché diventavo assessore a Casa Scarado, che si chiama Casa Feca, no, Villa Perco, è un Villa Perco. Rammento che ti avevo anche detto, ma perché non conoscevo l'attività, tutti questi asiatici, come mai? Che mi ha spiegato, tutti questi asiatici, perché è il mercato in cui opero. Tantissime persone che appunto giungevano, immagino per i imprenditori asiatici che erano in Italia, ha già portato a Gorizia in 2 occasioni degli importantissimi imprenditori a microfoni spenti, anche per le ragazze, tra l'altro. Potete riaccendere i microfoni, imprenditori cinesi che giungevano, penso tutti, cioè nell'universo da Shanghai, in segmenti, in settori diversi dell'economia. Il prossimo metà di settembre, insomma, magari lo confermerai, porterai altri imprenditori che in questo caso vendono i prodotti italiani in Asia. E lo scopo qual è? Quello di, cioè quello che ha fatto lui, certo che lui puoi portarli a Firenze, a Napoli, a Roma, a Shanghai e Italia. Li porta a Gorizia perché cerchiamo di fare in modo che persone che non fanno gli investimenti da 50.000 euro, non fanno gli investimenti da 100.000 euro, sappiamo che le nicchie cinesi hanno, non in termini di superficie, ma in termini di potenzialità, le loro nicchie sono grandi come mezza Europa, una loro nicchia.
I ricchi cinesi, ricchi non guardate noi, perciò i ricchi cinesi sono, mi pare che sono il 50% più dei ricchi analoghi sommati quelli provenienti dall'Europa, quindi parliamo proprio di un patrimonio immenso. Peraltro i rapporti con la Cina si stanno sviluppando in modo molto importante, nel senso che per quanto riguarda la dinamica nazionale non nostra, il mercato cinese è stato confermato anche da Tajani, si ricrea in Cina prossimamente, l'ho sentito la settimana scorsa per altre ragioni, affettuosamente l'ho anche annunciato, vorrei che fosse nella sua agenda, ci sarà anche questa Gorizia, non confondiamo la via della seta con i rapporti con la Cina. Una cosa è la via della seta, ci siamo resi conto che non è lo strumento essenziale, anche perché Francia e Germania non hanno la via della seta, ma negli ultimi anni hanno aumentato il Nextport francese-tedesco in Cina. Noi pur lavorando nella via della seta c'è stata una flessione del 6% come export in Cina, ma adesso stanno recuperando spazi importantissimi. È ovvio che quando parliamo di Cina parliamo molto non di un mercato, del mercato, nel vero senso della parola, anche perché sebbene scritto 13 punti di percentuale, più 12 di più che aveva 15 anni fa, cioè cose come un motoscafo rispetto alle nostre ormoni, oggi fa una grave pressione 5%. Perciò parliamo di grave pressione e 5 volte tanto l'aumento del PIL stimato, auspicato da esatta parte italiana. Tutto ciò per dire che cosa? Che quando ne abbiamo parlato con David, assolutamente che mi piace, dobbiamo sentirsi goriziani, ma goriziano a Shanghai, che è tutt'altra cosa. Perciò le relazioni che ha, la possibilità ma anche solo la sponsorizzazione, l'investimento, qualunque cosa, fin tanto che se noi parliamo con la persona di Shanghai, dove l'Italia, l'imprenditore sa. L'imprenditore sa dove Roma, l'imprenditore internazionale sa dove Venezia. Il cinese non sa dove è l'Italia, sa che c'è forse qualcuno sa che c'è per romano, già dire che è cambiato per il tempo negli ultimi 2000 anni, qualcosina è mezzata nel corso del tempo. Però il Trieste non sa dov'è, Gorizia ovviamente non sa dov'è. E riuscire perciò a portare alla ribalta di questo mercato importante cinese in una località piccola come la nostra, che noi da goriziani siamo dei partigiani, perciò ovviamente ci mettiamo animo, cuore e passione, e riuscire perciò a ipotizzare che nel corso degli anni qualche imprenditore che lo conosco, che porti qui, ma anche se lo porti, ma c'è un finanziamento per lo stesso, cioè anche se dice guarda ti do una sponsorizzazione per questo evento, che può essere un evento legato a qualche segmento che quell'impresa vuole promuovere, o una sponsorizzazione all'interno di altri grandi eventi che noi abbiamo, perché oltre ai nostri tradizionali eventi sappiamo che attraverso la capitale europea della cultura noi intendiamo assicurare come legacy, come continuità negli anni successivi quei 6, 7, 8 grandi eventi che avranno una capacità attrattiva nei confronti di un territorio che va ben oltre anche i confini nazionali. Questo è proprio lo spirito del riconoscimento, perciò non è un premio a fine carriera, sei giovane, siamo giovani, non è un riconoscimento a fine carriera, ma grazie al tuo vissuto, quello che speriamo possa, non è così sfruttato come si riesca, ma quello che speriamo possa riflettersi sul nostro territorio. Tutto ciò premesso, è il primo diploma questo, Tutto ciò premesso, Comune di Gorizia, il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, non sbirciare, scherzo. Vista la deliberazione giuntale numero 197 del 24 agosto 2023, determinazione sindacale numero 13 del 28 agosto 2023, conferisce al signor Davide Orza, nato a Gorizia il 24 febbraio 1967, il titolo di ambasciatore nel mondo delle eccellenze del territorio goriziano, affinché, per il tramite della sua attività e delle sue conoscenze, possa promuovere Gorizia e il suo patrimonio in Italia e all'estero e favorire l'insediamento di investimenti all'interno del territorio comunale ad esclusivo beneficio dello sviluppo della comunità locale. Il sindaco Rodolfo Ziberna, Gorizia, 5 settembre
2023. Ragazzo, congratulazioni. Grazie mille. Merito tuo questo e non merito mio. Ecco, questa posizione qui è l'ideale perché mi copre la pancia, no? Entrambe. No, ma ok. Grazie di nuovo, congratulazioni di nuovo. Occhio che è una responsabilità adesso. Assolutamente. Ma anche se non sono belle ragazze, anche se sono uomini, portali lo stesso. I Sai? prossimi sono uomini, infatti. Ma perché devo dare questa? Ci mancherebbe altro. Avete... Yes. Vi racconto un aneddoto adesso fuori. C'è un... Stop, hai finito? Allora, lo dopo. Avete qualche domanda da fare? Hai visto Timothy che non ti ho detto fai domande perché per non crearti lo stress. Però tu nel frattempo già pensavi che ti avrei chiesto e già hai dovuto dire invento qualcosa da fare una domanda. Sei esonerato. Però se vuoi farci qualche domanda, no scherzo. Orzan, dopo 18 anni di Cina, qualche anno in Italia. Intanto, perché la Cina? Perché 18 anni fa lei è partito per la Cina? Perché nel 2005, dopo aver venduto una mia azienda in Slovenia, mi sono preso un anno sabbatico e prima insieme a mio padre sono andato per 2 mesi a lavorare in orfanotrofio in Honduras e dopodiché ho iniziato a visitare il mondo. E uno degli stati che ho visitato è stato la Cina insieme a alcuni imprenditori friulani e dopo 3 settimane di Cina chiesi a questi miei amici per qual motivo andassero in Cina a comprare i prodotti cinesi e non facessero l'opposto e loro sostenevano che era impossibile che i cinesi comprassero prodotti italiani in quanto erano troppo costosi. Io mi resi conto invece che già quella volta era pieno di Ferrari a Shanghai. Perciò gli dissi che non era vero, era forse una questione di marketing e per scommessa decisimo che sarei andato in Cina, pur non conoscendo né la lingua né la cultura, a vendere vino bianco sul territorio cinese. Lasciando perdere tutti i numeri, com'è andata? Benissimo, adesso il consumo di vino bianco che prima era lo 0,01%, adesso è il 38% in Cina. Il sindaco ha già sentato di portare Gorizia, che lei questo titolo la gratifica, cosa le dà? Sicuramente mi gratifica, però mi dà lo spunto di poter andare avanti e di sponsorizzare sempre di più Gorizia, in quanto Gorizia comunque, se guardiamo bene l'Atlante, è al centro dell'Europa, dunque portare Gorizia al centro dell'Europa realmente. La difficoltà è far conoscere dov'è Gorizia? Assolutamente sì, Gorizia è sconosciuta come è sconosciuto il Coglio, come è sconosciuta Trieste e come è sconosciuto il Friuli. Stiamo parlando rispetto al mercato asiatico cinese. Assolutamente, assolutamente. È conosciuta l'Italia, ma non sono conosciute bene le regioni. Alcune sì, la Toscana assolutamente, e il Piemonte, ma tutto il resto molto molto di meno. Potenziale? Potenziale enorme. I cinesi per me sono come gli italiani, sono dei grandi spendaccioni quando vanno in ferie e sono pieni di soldi. Hanno aumentato il consumo di vino bianco nonostante preferissero il rosso in origine. È vero, ma probabilmente perché non conoscevano la qualità dei vini bianchi. Il rosso è sempre stato questo perché il rosso significa fortuna in Cina. Però il consumo di vino bianco sta aumentando sempre di più, regolarmente ogni anno. Adesso lei ritorna quando? Entro la fine dell'anno. Torna a Shanghai? Torno definitivamente a Shanghai. Che differenza c'è tra il Goriziano dell'anno, il premio dei Santi Patroni, e l'ambasciatore di Gorizia? Sono 2 cose completamente diverse. Col premio Sant'Elia Tiziano è una sorta di premio fine carriera, cioè andiamo a premiare il cittadino goriziano che ha reso nota la città nel mondo grazie a competenze, conoscenze, titoli accademici eccetera. Con questo invece è un investimento, tra virgolette, cioè grazie alle relazioni che il cittadino goriziano o non goriziano è riuscito ad allacciare, grazie a queste relazioni contiamo sulla possibilità di investimenti stranieri nella nostra città. Come è stato deciso ora? Questa è la domanda.
Eh sì, perché viste le caratteristiche del premio, la prima persona che mi è venuta in mente, visto che avevo già relazione con Orzan mi aveva già portato a Gorizia diversi imprenditori di importanti aziende cinesi. Quando parlo di importanti cinesi parliamo di aziende grandi 20 o 30 volte la più grande italiana, per intenderci. E la nostra aspettativa naturalmente è che queste persone, grazie anche all'amore che Orzan ha per la nostra città, essendo goriziano, possa trasmettere questa affettività all'imprenditoria cinese perché possa a sua volta investire a Gorizia.